Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di questa serie dedicata alla domotica fai da te. Nella puntata scorsa abbiamo configurato OpenHub per controllare il funzionamento di un Node MCU basato sul firmware Tasmota. Vediamo ora come collegare un sensore atmosferico a questo dispositivo e come impostare OpenHub per visualizzarne i dati. Vi auguro una buona visione. Fra le varie opportunità offerte dalla domotica, oltre al controllo del funzionamento dei dispositivi, c'è la possibilità di monitorare in tempo reale diverse condizioni ambientali. Tramite l'uso di opportuni sensori è infatti possibile misurare la temperatura o l'umidità nei vari ambienti della casa, oppure controllare lo stato di irrigazione del giardino o delle fioriere. Oltre ad essere visualizzati, questi dati possono poi essere utilizzati per automatizzare determinate operazioni. Fra i sensori utilizzabili in elettronica, uno fra i più interessanti è il BME 280 della Bosch. Si tratta di un sensore in grado di misurare temperatura, umidità e pressione atmosferica. Il tutto racchiuso in un contenitore di soli 2,5 mm per lato, quindi piccolissimo. Per darvi un'idea delle dimensioni, il BME 280 è questo quadratino metallico. In commercio si trovano queste schedine dove il sensore è montato assieme ad alcuni componenti, tra cui un regolatore di tensione e un convertitore di livelli logici, e ad alcuni terminali che consentono di utilizzarlo con Arduino e altre schede di sviluppo. Vediamo quindi come collegarlo al Node MCU. Il BME 280 può comunicare tramite i protocolli SPI o I2C. Nelle schedine di questo tipo il dispositivo è configurato per la modalità I2C, per cui gli unici collegamenti necessari sono, oltre all'alimentazione, due linee, una per i dati e una per il clock. Il collegamento al Node MCU risulta facilissimo, possiamo infatti sfruttare 4 pin che si trovano già allineati nel modo giusto. Come vedete, le uscite di 5 e di 6 si trovano proprio accanto a due terminali di alimentazione e la loro disposizione corrisponde a quella della scheda del sensore. È quindi sufficiente inserire la schedina direttamente sulla breadboard facendo attenzione ad allineare il piedino VIN col piedino 3V3 del Node MCU. Ora collego l'alimentazione e apro la pagina di configurazione di Tasmota. Dal menu Configura modulo devo impostare i terminali di 5 e di 6 come linee per l'I2C. Vado quindi a selezionare per il terminale di 5 I2C SCL e per il di 6 I2C SDA. Poi salvo ed ecco che a riavvio i dati del sensore vengono automaticamente visualizzati senza bisogno di nessun'altra configurazione. Questi dati vengono anche trasmessi attraverso il protocollo MQTT. Dalla pagina console di Tasmota vediamo che a intervalli regolari viene prodotto un messaggio con topic tele T1 sensor che contiene tutti i dati rilevati dal sensore. Di default Tasmota invia questi messaggi ogni 300 secondi, ovvero ogni 5 minuti. Questo intervallo si può cambiare col comando teleperiod. Immettendo per esempio teleperiod 30, l'intervallo tra le letture sarà di 30 secondi. E ora passiamo a configurare OpenHub. Come abbiamo visto nella puntata scorsa, ogni dispositivo collegato a OpenHub può avere diversi canali. Vado quindi a selezionare il Node MCU su cui avevamo già impostato le 3 uscite e aggiungo un altro canale. Nel campo in alto proseguo con la numerazione progressiva, quindi metto 4 e come etichetta inserisco temperatura laboratorio. Nel campo Channel Type seleziono questa volta Number Value, dal momento che si tratta di un valore numerico. Nel campo MQTT State Topic
inserisco quello che abbiamo appena visto nella console di Tasmota, ovvero Tele T1 Sensor. Come sempre T1 è il nome che avevamo assegnato al node MCU. Ora, facendo clic su Advanced, troviamo il campo dell'unità di misura. In questo caso metto gradi centigradi. E, molto importante, il campo Incoming Value Transformations. Questo campo serve per indicare a OpenUp come estrapolare i dati del sensore dal messaggio MQTT. Nel nostro caso la stringa da inserire relativa alla temperatura è quella che vedete in sovrimpressione. Ora faccio clic su Create e il canale della temperatura è pronto. Ora allo stesso modo devo aggiungere gli altri due canali. La procedura è la stessa, ovviamente andranno modificati il nome, l'unità di misura e soprattutto il campo Incoming Value Transformation. In sovraimpressione vedete le due stringhe da inserire rispettivamente per il canale della pressione e per quello dell'umidità. Per la manipolazione dei dati e l'estrazione dei valori che ci interessano, occorre installare il modulo per la gestione delle stringhe JSON-Path. Dal menu Impostazioni seleziono Transformations e clicco su più. Il modulo da installare si chiama JSON-Path Transformation. Faccio clic su Installa e una volta completato posso proseguire. Ora devo aggiungere i tre canali appena creati al modello della casa che avevo cominciato a organizzare nello scorso video. Dal menu Model seleziono quindi Laboratorio, poi Node MCU e faccio clic su Create Points from Thing. Da qui posso selezionare i tre canali relativi ai dati del sensore. Per ogni canale devo impostare come classe semantica Measurement, ovvero misurazione, e come proprietà metterò il tipo di valore appropriato, quindi rispettivamente temperatura, pressione e umidità. Ora, andando alla pagina principale, vediamo che i dati rilevati vengono già visualizzati sul pulsante relativo alla scheda laboratorio. Non so perché manca la pressione, ma aprendo la scheda comunque anche questo valore viene visualizzato correttamente. Andando poi nella scheda proprietà, vediamo che sono stati aggiunti tre nuovi pulsanti, corrispondenti alle tre misurazioni. Aggiungendo altri sensori, i valori rilevati verranno aggiunti automaticamente a queste schede grazie all'organizzazione basata sul modello semantico di OpenHub. Bene, anche per questo video è tutto. Fatemi sapere nei commenti se vi è stato utile. Io per il momento vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti!